Buongiorno e ben ritrovati sull'Italiano per Tutti Step by Step. Continuiamo l'esercitazione che abbiamo interrotto una settimana fa. L'esercizio consisteva nello scrivere l'articolo indeterminativo corretto davanti ad ogni nome di questa lista. Nella puntata precedente siamo arrivati al nome discussioni. Andiamo avanti, o meglio scendiamo, continuiamo a scendere, troviamo la parola torri. Con la terminazione I possiamo dedurre che è una parola di numero plurale. Il suo singolare potrebbe essere torre o torro. Probabilmente hai sentito nominare la torre di Pisa, quindi possiamo dire che la parola torri è il plurale della parola torre. Torre, la torre di Pisa, è una parola di genere femminile. Femminile, plurale è il nome torri. Andiamo a cercare l'articolo indeterminativo femminile plurale, è sempre per la vocale, per la consonante delle torri. Continuiamo, troviamo la parola yacht, che si pronuncia come in inglese. Una parola che termina con consonante, quindi è un nome invariabile, è un nome straniero e come tutti i nomi stranieri, come la maggior parte anzi dei nomi stranieri, è considerato maschile. Quanto al genere possiamo dire che essendo un nome invariabile potrebbe essere un singolare ma anche un plurale. È un nome maschile, singolare. Andiamo a vedere la prima lettera, si tratta di una consonante. In questo caso dobbiamo farci una domanda ulteriore. Si tratta di una consonante ordinaria o di una consonante speciale? Te lo ricordo, S più consonante, Z, X, Y, N, Ps, N. Y rientra in questa categoria di consonanti, in questo gruppo di consonanti, quindi l'articolo che dobbiamo mettere davanti è uno yacht. Il nome successivo è artista. In virtù della terminazione A dovremmo dedurre che è una parola di genere femminile ed è corretto. Ma inizi ad abituarti, le parole che terminano con ista sono identiche al maschile singolare e al femminile singolare. Quindi questa parola può essere maschile, ma può essere anche femminile. È sicuramente un nome singolare. Proviamo a considerarla maschile. L'articolo che precede i nomi maschili singolari che iniziano con vocale è un. Se invece lo consideriamo come nome femminile, singolare, che inizia con vocale, l'articolo sarà leggermente diverso, sarà un con l'apostrofo. La pronuncia è identica, un artista uomo, un artista donna. Ed eccoci all'ultima parola, che è sicuramente femminile, singolare, inizia con una vocale, quindi le scriviamo davanti l'articolo UN e l'apostrofo, importantissimo, per non commettere errori di ortografia. Possiamo continuare l'esercitazione scrivendo davanti a ogni nome l'articolo determinativo corretto. In questo caso sappiamo della corrispondenza di un con l'articolo il, ma anche con l'articolo L apostrofo. Scusami se mi ripeto, ma ci tengo a sottolineare quanto sia importante che tu abbia sempre chiara nella tua testa questa corrispondenza tra articoli determinativi e indeterminativi. In questo caso si tratta di un nome che inizia con vocale, quindi l'articolo corretto è L apostrofo, l'esempio.
Stella è una parola femminile singolare che inizia con consonante, quindi mettiamo l'articolo la stella. Scale è un femminile plurale. Il plurale degli articoli determinativi femminili è le scale. Un invito, parola maschile che inizia con vocale, quindi lo scrivo qui, l'invito. Ordine è anche lei una parola maschile singolare che inizia con vocale. Abbiamo messo un come articolo indeterminativo, mettiamo L' come articolo determinativo, l'ordine. Troppo lungo questo apostrofo. Penna, al femminile singolare, abbiamo l'articolo indeterminativo una e l'articolo determinativo la. Una chitarra, analogamente a penna, inizia con la consonante, è femminile e quindi scriviamo l'articolo determinativo la chitarra. Discussioni, femminile plurale, il suo articolo indeterminativo è delle, che corrisponde al determinativo le. Identica cosa, quindi le discussioni, le torri. Uno yacht, sappiamo che uno corrisponde all'articolo determinativo lo, che precede nomi di genere maschile singolare che iniziano con una di quelle consonanti del gruppo di consonanti che abbiamo chiamato speciali. Artista è una parola che può essere maschile o femminile singolare. Abbiamo messo due articoli, uno per il maschile e uno senza l'apostrofo e un con l'apostrofo. Se parliamo di articoli determinativi, tutti i nomi singolari che iniziano con vocale prendono l'articolo L', quindi che sia un uomo o una donna diremo l'artista. Un'ora è una parola femminile singolare che inizia con una vocale, quindi è facilmente individuabile l'articolo L', l'ora, un'ora. E finiamo questa lezione per oggi. Nell'attesa della prossima, che troverai tra 7 giorni, su l'Italiano per Tutti Step by Step, ti lascio una lista di nomi sulla quale potrai lavorare. Sono presenti nomi di genere misto maschile e femminile. L'esercitazione che ti propongo è di determinare ovviamente genere e numero del nome e scrivergli davanti l'articolo determinativo corretto se si tratta di un nome singolare e l'articolo indeterminativo se si tratta di un nome plurale. So cosa stai pensando, ma Roberto, questo esercizio è troppo facile. Non è proprio così. Qui e là ho disseminato alcuni trabocchetti, alcuni nomi che hanno bisogno di un'analisi più approfondita delle altre. Quindi attenzione. Buona serata, ci vediamo la prossima settimana.